Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro o Luna o Venere in Toro solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà il mese di giugno 2025, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono le linee guida generali affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi quotidianamente. Lo facciamo iniziando da una bella croce celtica dove vedremo tutte le energie del mese, poi andremo ad approfondire l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare tutti i tuoi più grandi obiettivi. Allora, Toro, partiamo con una bella croce celtica. Giugno 2025. Allora, energia generale del mese, la guida. L'ostacolo, sfida principale. Le radici della situazione. Il futuro imminente, cioè la prima parte del mese di giugno 2025. Cosa è accaduto nel mese precedente, cosa ti lascia alle spalle. Seconda parte del mese, il tuo atteggiamento, le influenze esterne, cosa arriva dall'esterno, speranze e timori e l'esito possibile, la tendenza finale del mese. Allora, vediamo un po', ok. Allora, andiamo a vedere qual è l'energia generale del mese, la guida per te. Il re di denari. Il re di denari è un'ottima energia che mi parla di stabilità, di lavoro, di controllo, nel senso di avere un'ottima... Ci sei tu al centro, che tu sia uomo o donna non importa, ok? Il re di denari, scusa un attimo. Quindi stavo dicendo, il re di denari mi parla di te. Tu che sei stabile, tu che vuoi la stabilità, aneli, auspichi una certa stabilità economica, finanziaria o stabilità. Qua c'è un direttore di banca praticamente nelle immagini, sono molto evocative le carte. Mi parlano della necessità di avere una certa stabilità, di avere le cose sotto controllo, i conti, quindi vuoi far quadrare tutto in questo mese per apportare una certa serenità e stabilità nella vita pratica, nella materia. Questa è la guida in questo mese, ci sei tu, come per dire, allora, adesso ci sono io, sistemo questo, faccio quest'altro, che mi dia serenità e stabilità. Qual è l'ostacolo sfida principale in questo mese? È l'asso di denari, il lavoro, la sfida e il lavoro. Qua cerchi stabilità. La sfida in questo mese è proprio un'opportunità di lavoro o il lavoro che vorresti fare o qualcosa che sta al blocco e che vuoi realizzare per avere maggiore stabilità, va bene? Lo vediamo nel corso della lettura. Quali sono le radici della situazione? Il cavaliere di bastoni. Allora, il cavaliere di bastoni vuole maggiore stabilità rispetto a delle cose più inconsistenti sul piano pratico, va bene? Delle cose che ti hanno potuto dare un po' di ansia, un po' di instabilità, vuoi delle cose consistenti e vuoi fare dei cambiamenti forti sulla base di cose consistenti. Ok, cosa è successo nel mese passato? La regina di bastoni, qua guarda, la regina di bastoni nel passato vedo che mi può parlare della figura di una donna con la quale abbiamo avuto a che fare, però ti dava delle cose inconsistenti sul piano pratico, materiale della vita. È come se mi dicessero, qui tu vuoi stabilità e controllo di una situazione, puoi aver avuto a che fare con una persona, una figura femminile che sul piano lavorativo, pratico, aveva un'energia più inconsistente, oppure esserti confrontata sul piano pratico, mi può parlare di qualsiasi tipo di relazione, con una persona un po' più inconsistente sul piano pratico. Adesso tu vuoi riprendere un certo tipo di controllo, può essere una vecchia datrice di lavoro, un vecchio datore di lavoro. Questo è un aspetto. Per altri aspetti ti dico che qui tu hai avuto, perché l'energia femminile è anche quello che vige in te, che tu sia uomo o donna non importa, nel recente passato, nel mese di maggio, è come se avessi avuto dei nuovi progetti, qualcosa di nuovo. Può essere che ti sei anche sentita
ho sentito entusiasta di qualcosa di nuovo che stava sgorgando in te e vuoi andarti a prendere in questo mese quel qualcosa di nuovo che ti dà maggiore stabilità. Può essere che stai parlando magari in questo mese con una persona che può essere un commercialista, un bancario, per realizzare un certo progetto lavorativo, o può essere un datore di lavoro in questo mese con il quale tu stai parlando per avere un certo tipo di maggiore stabilità. Lo vediamo nel corso della lettura. Vediamo cosa succede nella prima parte del mese rispetto a tutto questo. Una certa attesa, c'è un 7 di denari, stai seminando qualcosa di nuovo nella prima parte del mese, questo asso di denari qui. Sul piano pratico della materia stai seminando qualcosa di nuovo e c'è una certa attesa per poter vedere i risultati, anche se c'è questo grande fermento interiore e interno. Quindi il 7 denari mi parla di un certo investimento che puoi fare in un progetto, in qualcosa di nuovo, un lavoro nuovo, qualcosa di nuovo, e la prima parte del mese ti vede attendere con una certa serenità, io ti dico comunque, ok? I frutti di un certo lavoro, o parli con questa persona che può essere un datore di lavoro, qualcuno che riguarda la parte pratica della tua vita, per andare incontro a questo, per realizzare un certo obiettivo sul piano pratico. C'è una certa attesa nella prima parte del mese. Cosa succede nella seconda parte? Nella seconda parte c'è un 8 di spade, ti posso vedere un po' bloccata o un po' bloccato perché vuoi vedere dei risultati e quindi ti dicono qui un po' di pazienza per vedere dei risultati sul piano pratico. L'8 di spade mi parla di una certa sensazione, un po' di frustrazione, un po' di nella seconda parte del mese questo, ok? E forse perché bisogna attendere il mese successivo per dei risultati economici, quelli che vuoi tu. mm? O una risposta sul piano pratico che vuoi tu. Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Il paggio di bastoni. Vedo che tu hai una voglia, un'eccitazione per iniziare questa cosa. C'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola nell'aria e tu hai una certa eccitazione, vuoi fare il nuovo. Il paggio di bastoni mi parla di un grande fermento creativo che è già sgorgato in te nel mese di maggio, però, Mm? E che anima le tue profondità. Vuoi qualcosa che ti entusiasmi. Il tuo atteggiamento è proprio quello il tuo approccio è quello di essere entusiasta rispetto al nuovo, va bene? Vediamo cosa arriva dall'esterno. C'è un cambio che arriva dall'esterno. Ci sono dei cambiamenti esterni, le situazioni esterne cambiano. Allora, adesso lo vedo con la carta finale. Quando arriva la ruota del destino dall'esterno, il destino ti mette davanti delle circostanze che possono sembrare inizialmente strane, però hanno un fine. Come vi insegno sempre, tutto ciò che vi arriva non ha una causa, ma ha un fine. E qual è il fine? Quello di farti vivere un certo tipo di emozioni affinché tu possa concretizzare nella materia i tuoi obiettivi, solo se a patto che ti allei con le emozioni. Ci sono dei cambi esterni, ci sono dei cambi, stai aspettando qua, ci sono dei cambi esterni, qualcosa arriva per portarti un certo tipo di esperienza. Comunque lo continuiamo a vedere. Quali sono le tue speranze, le tue paure? Di prendere delle decisioni, paura di prendere, che cosa faccio? C'è un po' paura a prendere questa decisione o quest'altra. Che faccio? Che faccio in questo momento? Vediamo un po' l'esito finale, possibile tendenza finale del mese. Wow, re di bastoni. Guarda, allora, guarda, io ti dico una cosa. Ci sono dei cambiamenti che vengono portati in essere da una persona, da un uomo nella seconda parte del mese, dei cambiamenti che vengono portati in essere da un uomo per molti di voi sul piano pratico della materia. Questi cambiamenti inizialmente ti possono far sentire un po' come se non fosse proprio quello che volevi, però c'è questa persona che è una persona chiave, un uomo chiave. Mm. E l'obiettivo, ricordiamo, è quello di avere l'energia guida, le situazioni sotto controllo. Ci sono dei cambiamenti che possono arrivare in modo repentino, che destabilizzano un po' il toro, no? Che è un po' più radicato, un po' più lento, quindi dei cambiamenti repentini. Dei cambiamenti repentini arrivano dall'esterno che però ti dico, sei tu a chiamarli perché hai un'energia di fuoco all'interno. E quindi affinché tu possa realizzare la vera stabilità ci sono dei cambiamenti repentini che portano delle opportunità. Per realizzare questa opportunità, quest'asso di denari qui,
è necessario che ti adegui al cambiamento. Questo mi stanno dicendo. Adesso ci mettiamo i mini tarocchi per andare a vedere tutte le specifiche, ok? Allora, vediamo. Dov'è che vuoi stabilità, re di denari al centro? L'energia generale del mese, la guida, Toro. Ah, 5 di coppe, forse sul profilo emozionale. Hai avuto a che fare con una persona che non ti ha dato quella stabilità che volevi. Cavaliere di denari, la cosa andava lenta probabilmente, oppure ci può essere stato qualcosa sul piano pratico della tua vita, nella tua vita, che ha generato un po' di tristezza. Ed è come se volessi riprendere un po' il controllo sulla situazione. Mi spiego? Vediamo un po' cosa c'è alla base, nella radice della situazione, qual è. La giustizia, vuoi sistemare le cose. Parlare chiaro, sistemare le cose con eventuali persone o circostanze. Può essere anche che tu voglia aprirti al nuovo, hai delle responsabilità di natura familiare, vuoi sistemare queste cose legalmente, stai attendendo i frutti, va bene? C'è una persona chiave in questo momento per queste ragioni nella tua vita, vuoi il nuovo? Vediamo un po' la regina di bastoni cosa ti lascia alle spalle. L'otto di coppe. Allora, qua è come se ti lascia alle spalle una certa persona che ti ha dato molto da un punto di vista passionale, creativo. Questo stanno dando alcuni più dettagli sulla stesa generale. Te ne sei andato, te ne sei andata a livello emozionale, però potresti avere delle responsabilità di natura familiare. Vuoi sistemare le cose a livello legale, giuridico. Se non è questo, io qua ti vedo che c'è un allontanamento emotivo da una persona che ti ha attratto molto, ti ha attratto molto e vuoi riprendere il controllo di una situazione, nonostante un po' di tristezza, vuoi dare tutto sul lavoro e conoscere gente nuova o aprirti al nuovo. Ok. Vediamo l'asso di denari al blocco, la sfida qual è? La sfida è la regina di bastoni. Questa persona qui. O puoi essere anche tu, la tua sfida è quella di credere nelle tue capacità magiche per realizzare gli obiettivi concreti nella vita. Oppure la sfida è proprio per alcuni di voi oltrepassare una certa zona comfort emozionale che può essere anche un dolore e andare verso il nuovo. E qua la prima parte del mese c'è una certa attesa. Il 7 dei denari, cosa arriva la prima parte del mese? Qua c'è una certa attesa, però ti vedo molto felice col sole. Ci sono nuovi investimenti sul piano pratico. Questi nuovi investimenti mi parlano sia di questioni pratiche che raggiungi e hai una certa felicità nell'investire in queste cose nuove sul piano pratico, della vita pratica, anche notizie felici nella vita pratica che ti rendono felice. Va bene? Vediamo che sotto di spade, seconda parte del mese. Il re di coppe. Qua allora è come se sul piano emozionale ti sento un po'. Allora, sul piano pratico arrivano belle notizie che ti danno per nuovi investimenti, che sia sul lavoro, che sia nella vita pratica, nuove notizie e anche delle amicizie felici o delle amicizie, delle notizie felici. Qua vedo che nella seconda parte del mese ti puoi sentire un po' bloccata, un po' bloccato, un po' una certa incapacità di agire rispetto a una persona che può non dimostrare ciò che sente. Va bene? Sul piano emozionale. Ora, cosa ci insegna questa stesa? Segui le intuizioni, non ti far prendere dalla mente, perché tutto ciò che arriva ha un fine e il fine è quello di seguire le tue intuizioni, allearti con le emozioni. Quindi seconda parte del mese è un po' così. Magari mancanza di comunicazione da parte di questa persona o, o non si esprime questa persona a livello emozionale. Ok, vediamo il tuo atteggiamento, paggio di bastoni. Paggio di spade, tu vuoi il nuovo e stai lì a sondare. Cosa arriva dall'esterno con la ruota? L'asso di denari, arriva una grande opportunità sul piano pratico e lavorativo, quella che avevamo al blocco. Quella che avevamo al blocco, 6 di spade, vedi, vai verso una nuova opportunità di lavoro, può darsi un'opportunità di lavoro che ti consente di spostarti spesso, piccoli viaggi brevi sono anche. Quali sono le tue speranze, le tue paure, 2 di bastoni? Il 6 di bastoni, tu vuoi fare le scelte giuste per avere un successo e puoi tergiversare un po' che faccio e che non faccio su più campi. Energia finale, esito possibile, tendenza finale del mese, re di bastoni, 6 di denari. Guarda, avrai il denaro che è giusto per te.
C'è una persona chiave, la figura di un uomo, credo, di un uovo, stavo dicendo. C'è una figura chiave, credo che sia la figura di un uomo, se non è la tua stessa energia, vedo che ti arriva il denaro giusto, nella vita pratica fai le cose giuste, la giusta attesa viene ricompensata. Sul piano emozionale c'è un po' di... non è criticità, c'è un po' una situazione che tu devi seguire per intuito, non devi farti prendere dalla mente, ok? Io vedo che sul piano pratico l'investimento che hai fatto o il nuovo lavoro, quello che stai chiedendo, c'è una buona notizia sul lavoro che ti dà il giusto. A fine mese qua c'è delle entrate, il 6 denari, hai il giusto, va bene? Hai il giusto. E quindi ti vedo entusiasta di questo giusto che ti arriva. Vedi 9 di denari sul piano pratico. Quindi sul piano pratico, ricapitolando, c'è una situazione che tu vuoi avere sotto controllo della tua vita. Ti stai lasciando alle spalle, magari a livello emozionale, una persona che non ti ha dato quello che volevi, magari soltanto vai e vieni, vuoi sistemare queste cose, vuoi sistemare più cose su più ambiti. Cosa succede? Che riversi questa energia sul piano pratico, investendo su un nuovo progetto o nel lavoro che ti porta dove hai delle notizie felici. Cosa succede? Seconda parte del mese si apre con un po' di situazione, un po' di tensione rispetto alla parte emozionale. Però cosa arriva dall'esterno? L'opportunità che stavi chiedendo sul profilo economico, che ti svolta proprio il mese, perché vedo che ci sono delle entrate giuste che ti rendono felice, ok? E fino a questo momento abbiamo i segni di Ariete, Leone, Sagittario, Bilancia, Cancro, Pesci, Scorpione, e queste sono le energie principali. Vergine e Toro come te. Vediamo adesso sull'amore cosa ci dicono. Ci hanno parlato un po' di tutto qui, eh. Vediamo un po' sull'amore cosa ci dicono. Toro, giugno 2025. Sì, c'è un amore clandestino, queste carte già me lo stavano dicendo. C'è un vedersi di nascosto oppure un po' di andirivieni, vuoi mettere un po' giustizia in questo, vuoi fare le cose giuste. C'è un po' un amore clandestino che per carità ha il suo fascino, l'amore clandestino, no? Ha il suo fascino, è un amore notturno, qui ci si pensa, c'è un amore clandestino o qualcosa di non ufficiale che può dare certe emozioni. Ok, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, Toro, amore, giugno 2025. Qua 7 denari si stava girando, c'è un'attesa che viene ripagata però qua, perché si era girato anche il carro, vediamo. Toro 2025, amore. Toro, giugno 2025, amore. 5 di bastoni, la ruota della fortuna, 5 di spade. Io vedo qua che c'è tensione, molta tensione, perché il destino non sta andando proprio a tuo favore come lo vorresti tu in amore. Qua vedo persone coinvolte o tensioni tue interne, situazioni un po' di autosabotaggio. 5 di 5, 5, 5. Questo è il mese di un grande cambiamento per te in amore. Io qua vedo sulla tua fila situazioni di tensione tua interna, incapacità di intenderti con te stessa o con te stesso. Il destino, la ruota, la fortuna, qua ci sono delle situazioni che girano portandoti della tensione. Fammi vedere un po'. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? La papessa. Ecco perché, 9 di coppe, 4 di coppe, perché qua c'hai una persona che è molto concentrata su di sé, che magari sta in silenzio nei tuoi confronti, o una persona che puoi conoscere che è molto enigmatica, è molto concentrata sui suoi benesseri, l'interesse personale, ed è una persona che può, per alcuni di voi, averti messo da parte, o scartato. Qua c'è l'energia del rifiuto, il 4 di coppe, ecco perché c'è questa tensione qui. O puoi stare avendo a che fare, in questo mese puoi conoscere una persona che è molto concentrata sul suo benessere personale e non si apre facilmente, può farti intendere che ti mette da parte, che non gli interessi, questo mi stanno dicendo. 7 di coppe, puoi avere altre opzioni.
È una situazione dove tu vuoi riprendere il controllo, ricordiamo, no? Niente arriva perché ha una causa, ma perché ha un fine. Il fine è quello di farti vivere una certa esperienza emozionale e prenderne forza, no? Vediamo energia, vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te. 7 di bastoni. Il mondo. Guarda, c'è il 6 di coppe, qua c'è tensione con per molti di voi una persona che già conoscete con il 6 di coppe, che fate pace con questa persona perché c'è il carro. Se avete avuto a che fare con questa persona di cui vi ho parlato adesso, che è ritirata in sé o non c'è comunicazione, qua ci sono comunicazioni su WhatsApp, dei limiti con questa persona che è un po' più egoista da un punto di vista emozionale. Per alcuni di voi c'è il 6 di coppe, cioè una persona con la quale fai pace. E c'è una bella energia del 6 di coppe. Per altri di voi invece chiudete con una certa persona, incontrate una persona con la quale c'è proprio un'affinità animica importante e ve la tenete un po' all'oscuro dal mondo, diciamo, che nonostante qua ci sia il mondo. Vediamo energia positiva per te in questo mese. L'8 di denari, energia positiva, qua mi dice che il 7 di coppe. Allora, l'8 di denari, energia positiva, mi dice che il lavoro è prioritario per te in questo mese. Energia positiva, l'8 di denari, che ti vedo molto al lavoro e questo ti dà molta energia erotica, creativa, no? Vi dico sempre che l'erotismo non è soltanto quando incontri una persona, ma è anche quando esprimi ciò che ti appassiona nelle arti o nella creatività o nel tuo lavoro. Per altri di voi c'è una persona che vuole far funzionare o rifar funzionare le cose tra di voi. Ok? Vediamo l'energia negativa, Toro, amore. Ti vedo molto sulla difensiva qua con la regina di spade. Energia negativa alla regina di spade, cioè nel senso per alcuni di voi, 2 di spade, state molto sulla difensiva e vi dedicate al lavoro. E vi dicono va bene così, lasciate che sia l'altra persona a fare dei passi verso di voi, vi dicono. La regina di spade al blocco può anche essere un'altra donna, però. Per cui questa persona può avervi rifiutato. Per alcuni di voi c'è la richiesta di fare pace con questa persona, però in amore clandestino, mi dicono sempre, ok? Qua non vedo costruzioni di famiglie, eccetera, seppur c'è una bellissima energia. Può essere al negativo la regina di spade una persona che magari è arrabbiata, vedo una persona arrabbiata al blocco o una seconda persona qua che mette blocchi, limiti. Vediamo l'energia positiva all'8 di denari. Guarda, qua c'è la stella. Io vedo con la stella qua l'imperatore. Per alcuni di voi volete far funzionare, o c'è una persona che vuole far funzionare un rapporto con voi e voi state un po' arrabbiate, un po' arrabbiati, oppure vuole fare pace, voi state un po' arrabbiati, un po' sulla difensiva. Per altri di voi è proprio qualcosa di nuovo che arriva, che vi fa sentire connesse da altre vite. Ma soprattutto qua mi dicono che il vostro impegno sul piano pratico e lavorativo vi riporta a far sognare. Quindi abbiamo visto nella stessa precedente che ci sono delle bellissime opportunità sul piano lavorativo che entrano e vi danno una grande gioia di vivere. Questo si riversa anche nei rapporti e quindi è come se la stella, la vostra energia creativa e vitale si riversasse sul piano pratico, dandovi anche quella forza di interagire nei rapporti interpersonali con fiducia, va bene? Nonostante magari potete stare ferite o feriti per altro, per altri rapporti. Vediamo il 6 di coppe, per favore, ancora. L'8 di spade, l'8 di spade è qui. Quindi io ti dico, nella prima parte del mese si apre con un po' di blocco rispetto a una persona, se ti ama oppure no, se ti vuole bene oppure no, però nella seconda parte, alla fine del mese, io vedo qua che c'è un recupero della connessione rispetto a situazioni di blocco che potevano essere perché una persona non si esprimeva. E la voglia di questa persona che può essere anche che la conosci in questo mese, inizialmente ti sembra un po' distante, ti mette da parte, però dopo c'è una rimonta. Non so se si può dire così, e beh, l'abbiamo detto. L'otto di denari con la stella mi parla di una persona che vuole far funzionare le cose insieme a te, quindi va via l'otto di spade, che l'avevamo all'inizio della seconda parte del mese, per sentirsi, perché c'è qualcosa di bello, ok? Ok, una grande
Diciamo che c'è molto movimento in questo mese. Andiamo a vedere adesso con gli altri, dove stanno? Gli altri oracoli. Con i miei oracoli, eccoli. Cos'è che ti dice questa persona? Con i miei potenti oracoli lui, lei, la profondità di questa persona per farti un po' il quadro animico, no? E poi capire. E per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora. Tu sei mia. Cioè, un amore qualcosa di passionale. Tu sei mia. Sono uno stupido e qua c'è il fare pace, no? Infatti, come ti ho detto, cos'altro? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato. E qua ti vedo un po' sulla difensiva, tensioni, ok? Quindi per molti di voi è una persona con la quale fate pace, però è la seconda parte del mese. Ok? Fine seconda parte del mese. La risoluzione c'è fine seconda parte del mese. Vediamo un'altra. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E infatti qua c'è un amore passionale più che altro, no? Con l'amore clandestino. E qua è una scelta tua. Ricordati che la sfida è l'asso di denari, che non è soltanto sul piano lavorativo, l'asso di denari è sull'atto pratico della vita, anche nelle relazioni, no? E far fronte anche al cambiamento e stare sereni come l'energia guida del re di denari, cioè fare quello che vuoi sulla base anche della, come dire, quello che ti arriva non è mai un caso, affinché tu ti possa alleare con certe emozioni e non far perpetuare i venti nefasti del karma, ti arrivano certe emozioni e certe persone che hanno queste, che ti fanno arrivare certe emozioni, ok? Il punto di questa stesa è che alla fine del mese vedo proprio un grande equilibrio e una grande soddisfazione da parte tua. Ok? Adesso vediamo gli oracoli cosa ci dicono con questi. Amore. Vedi, secondo le regole, spingersi al limite. Sì, è tempo di fare un sonnellino. Vedo che le cose, ci può essere questo inizio. Allora, tutto sta andando lento, no? In amore o non come lo vorresti tu. C'è un'azione che viene ponderata da fare, però viene posticipata, come ti ho detto, alla fine del mese. E il vento cambia direzione, sì, a fine del mese, casa non c'è casa. Il vento cambia direzione in funzione di una situazione più serena a fine del mese sul piano amoroso. Ok? Situazione più serena che può anche dire che sei tu che riversi tutta questa tua energia sul piano pratico della vita, prendendoti il tuo tempo per valutare certe situazioni e poi prendere una decisione. Ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti leggo il grande rituale della buona riuscita per incanalare quello che vuoi realizzare in questo mese. Vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale. E qua devi ribellarti. Ribellarti in funzione dei valori della notte piuttosto che i valori razionali. La magia, devi seguire il gufo qua, la civetta, che sono proprio i simboli della notte, no? E come ribellati, ribellati, ribellati a ciò che non ti piace, ribellati. Adesso ti dico come fare. Questa è una bellissima carta, è già uscita diversi segni, la ribellione. Vediamo. Allora, la ribellione è una forma dell'amore. Ti ribelli quando qualcosa ti sta a cuore, ti ribelli in nome di chi ami, ti ribelli per volontà di comunione e partecipazione. La ribellione è un'energia spirituale, una forza dell'anima. Avendo perduto il tempo paradisiaco delle origini, l'umanità cerca di ritrovarlo nel mondo attraverso l'uso di leggi, di norme, di regole. Con questo però non solo non ritrova lo stato di coscienza non duale, l'unità, l'armonia primordiale, ma in verità se ne allontana sempre di più. Per usare il linguaggio dell'ognosticismo, che è l'ognosticismo, il cristianesimo esoterico dei Vangeli apocrifi, tutte le norme, le leggi, le regole sono gli arconti, così vengono definiti, cioè figli di un funesto demiurgo.
La ribellione è una forza dell'anima che punta a dissolvere il potere illusorio dell'arcontato, cioè la ribellione è dalla parte dell'anima che punta a distruggere le tue credenze che sono frutto delle leggi, delle norme che ci sono, ok? La ribellione non è rivoluzione, la rivoluzione punta a sostituire un potere esterno con un altro potere esterno. La ribellione invece è il risveglio del potere interno. Poiché la prima e principale barriera di contenimento è costituita dalla mente, innanzitutto ci si ribella alla propria mente, in nome dei valori dell'anima. Il ribelle, proprio come il poeta, è un essere che senza antitesi, senza rabbia, senza antagonismo e rancore, ma con la bellezza, il sorriso e l'amore, trova il modo di ristabilire l'equilibrio tra il proprio mondo e la natura. Egli ritrova le armonie cosmiche e vi si reimmerge. Da quel momento non deve più lottare per realizzare ciò che vuole, le cose vengono a lui. Ok? Il responso del drago. Questa carta ti indica la presenza di una situazione che non va, a cui devi ribellarti. Non devi farti andare bene qualcosa che non accetti, devi piuttosto attivare la tua capacità decisionale. E adesso ti do il rituale della buona riuscita. In una postura meditativa, sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente. Facendo 10 respiri dal naso leggermente più profondi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Poi contempla la tua situazione e chiediti: mi sto facendo andare bene questa situazione? Oppure sto scegliendo liberamente? Se scopri che la situazione non ti va bene e che hai difficoltà a scegliere perché sei trattenuto dalla mente, allora fai altri 10 respiri profondi e immaginando una luce che attraversa il tuo corpo, in questa luce e per mezzo di essa risveglia dalle profondità del tuo corpo l'energia che ti serve per vincere gli arconti, che sono le norme, le regole, i condizionamenti. L'animale connesso alla meditazione è il gufo. Devi visualizzarlo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Allora, è facilissimo. Mentre respiri, ti visualizzi la luce e chiedi: ma quello che sto facendo, lo sto facendo perché mi va o perché non mi va? Cioè, o come dice qua, no? Lo sto scegliendo liberamente oppure me lo sto facendo andare bene? Alla risposta tu agisci. Ok, devi ribellarti a qualcosa che non va. E qua abbiamo visto che ci sono diverse situazioni, soprattutto da un punto di vista emozionale, che ti danno, che vuoi mettere, che vuoi sistemare, soprattutto per quanto riguarda la parte emozionale. Ma quando lo risolvi sulla parte emozionale, dando quello in cui credi tu alla relazione o come la vuoi tu e dici queste cose, si rispecchia anche nell'ambito pratico della vita. Il mese si conclude con una grande soddisfazione di intendimento, va bene, su tutti gli ambiti. Quindi, ragazze mie, ragazzi, bellissimo, grandi guerrieri, grande guerriere. Io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.